sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi un nuovo tutorial, uno scaldacollo caldissimo proprio per questo periodo, realizzato con il filato puff, veramente una coccola, una coccola. Il punto scelto è semplicissimo, è una sequenza di 4 giri da lavorare, super semplici. Diciamo che andiamo a lavorare in questo modo, poi io l'ho girato perché qui ho realizzato poi un punto basso, così sul collo resta leggermente più rigido e sulle spalle resta più morbido, senza fare un giro di maglie basse, ma ho concluso con delle maglie alte semplicemente. Allora, per quanto riguarda la misura è 32 x 32. Se decidete di farlo più piccolino fate meno maglie. A me piace molto molto ampio lo scaldacollo, leggermente più lungo e molto ampio, ma se vi piace più piccolino e più stretto lo potete fare calcolando che è sui 32 centimetri lineare, per cui ha una circonferenza dai 60 a 64 centimetri. Essendo lana, prendere proprio precise le misure insomma è un po' difficile, però all'incirca è quella la circonferenza. Difficoltà di esecuzione nessuna, si realizza credo con un'ora e mezza, è pronto, ma anche meno, il tempo proprio di un film, ecco, e si realizza, è facile e super morbido. Allora passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Il filato che ho scelto è il puff Sun, sono 50 grammi, è un gomitolo misto lana stampato multicolor, sono il 21% di lana, il 65% acrilico, il 14% poliammide. Sono 105 metri, consigliano i ferri dal 6 all'8, l'uncinetto dal 5 al 7. Questo colore ha diverse sfumature, dal giallo, l'arancio, un violetto e anche il verde. Il color chalk ha delle sfumature beige scuro, marrone e un marrone ancora più scuro. Uncinetto 7. Allora dobbiamo avviare 60 catenelle più una, perché dobbiamo chiudere in cerchio, deve essere un multiplo di 3. Vado a chiudere mettendo in linea tutte le catenelle e chiudo con un punto bassissimo. Mi alzo di 1, 2 e 3, corrisponde a una maglia alta, vado sul punto successivo e lavoro una maglia alta, per cui per tutto il giro andiamo a lavorare solo maglie alte. Punto successivo, maglia alta. Punto successivo, maglia alta. Proseguiamo per tutto il giro. Una volta chiuso al cerchio con una maglia bassissima, mi alzo di 3 catenelle e vado a lavorare un punto a V. Proprio nella stessa maglia vado a lavorare una maglia alta e la seconda maglia alta, in totale sono 3 maglie alte sullo stesso punto. In questo modo ora conto 1, 2, entro nella terza maglia 3 maglie alte, la prima, la seconda e la terza. Conto di nuovo da qui che l'abbiamo realizzata, conto 1, 2, 3 e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e proseguo fino alla fine del giro. Adesso che ho concluso il giro, vedete 1, 2 e 3, inizia il ventaglio, qui devono restare 2 maglie. Adesso chiudo nella catenella, ecco qui, e abbiamo chiuso con una maglia bassissima.
mi alzo di 1, 2, 3 e 4 perché dobbiamo fare le maglie altissime. 2 volte il filo sull'uncinetto, entro sulla terza maglia del ventaglio. In questo modo faccio passare 2 asoline, 2 asoline e chiudo. Una catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia, su 2 e vado a chiudere e abbiamo fatto un punto incrociato. Ora adesso sempre 2 volte il filo sull'uncinetto lo andiamo a realizzare proprio dove ci sono i ventaglietti, per cui 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella terza maglia del ventaglio, 2 asoline e vado a chiudere. Fatta la prima maglia, catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro sulla prima maglia del ventaglio, vado su 2 asoline e vado a chiudere. Faccio vedere di nuovo: 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella terza maglia, passo su 2 asoline e vado a chiudere. Catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, passo da dietro. Quando fate 2 volte il filo sull'uncinetto, bloccatelo col dito, se no vi perdete il filo. Passo da dietro, entro nella prima e vado a realizzare sempre la maglia altissima, per cui 2 e vado a chiudere. Questo è il motivo per tutto il giro. Una volta terminato il giro, vado a chiudere nella quarta catenella con una maglia bassissima. Ora mi devo semplicemente spostare perché dobbiamo trovarci qui al centro. Allora vado sul punto successivo della maglia altissima, maglia bassissima, poi vado sul punto ancora successivo, sfuggita la maglia, lo rifacciamo, prendo il filo e lo passo, poi vado qui proprio dentro dove c'è la catenella del punto a V incrociato, maglia bassissima, vedete qui dove si incrociano. Ora 1, 2 e 3 dobbiamo ripetere il punto, i ventaglietti, per cui entro dentro, come vedete abbiamo fatto 1, 2, 3, spero che si veda perché il colore è chiaro, entro proprio dentro al punto incrociato e vado a realizzare 2 maglie alte. Adesso per ogni, vedete qui dove si incrocia, vado nelle catenelle a lavorare il punto ventaglio, per cui entro proprio dentro e lavoro 3 maglie, la prima, la seconda e la terza. Punto successivo, spero che si vede bene, sempre incrociato qui, questo è incrociato, entro proprio al centro, per cui sempre 3 maglie alte, la prima, la seconda e la terza, e poi punto successivo sempre al centro. Proseguo per tutto il giro, poi andiamo a realizzare di nuovo le maglie alte, vi faccio vedere come riprendere il giro e poi si ripete tutto da capo. Proseguiamo. Appena ho terminato tutto il giro, entro nella terza catenella e vado a chiudere con un punto bassissimo e abbiamo concluso di nuovo. Adesso mi alzo e ripeto tutto da capo, 3 catenelle, vado a lavorare punto su punto, per cui abbiamo tutte le maglie che abbiamo lavorato, le lavoriamo con delle maglie alte. Possiamo adesso anche cambiare colore se vogliamo
e utilizzare il marrone se preferite. Adesso punto su punto vado a lavorare, per cui soltanto maglie alte. Riprendiamo poi tutto da capo lavorando come abbiamo fatto nel secondo giro, poi lavoriamo il terzo e il quarto e ripetiamo un'altra volta dal primo giro. Questa è la sequenza di punti, facilissimo, molto facile, fino a arrivare alla lunghezza che ora vi dirò in centimetri, ma possiamo a questo punto anche cambiare colore se avete preso poi due colori diversi. Ho terminato, ho fatto come sequenza, come vi ho detto, la sequenza di punti dei 4 giri, 4 giri, 4 giri e poi alla fine ne ho fatti soltanto 3, ho concluso cioè 2 e ho concluso con le maglie alte, ma poi potete variare come volete. Io ho deciso questi due colori perché stanno benissimo benissimo insieme. Quanto riguarda la diciamo le misure, vi dico subito, sono 32 centimetri per 32 centimetri, è proprio un quadrato perfetto. Se lo volete leggermente più piccolo, insomma, come vi ho detto all'inizio, potete farlo più piccolino. Io l'ho girato in questo modo perché lo metto così, che lascio qui che è leggermente più diciamo più largo, no? Perché non ho chiuso, e qui ho chiuso per riprendere il basso con il filo marrone, il chalk, e ho fatto un giro di maglie basse, ma non l'ho fatto alla fine in maniera che sotto mi abbraccia leggermente di più. Vedete quanto si allarga sotto? Invece sopra, facendo una diciamo un punto basso, rimane più preciso sul collo, e dalla parte bassa in questo senso vedete rimane più, si adagia di più alle spalle. Allora, come misura mi piace tantissimo, mi piace proprio come è venuto realizzato, l'ho poi girato come vi ho fatto vedere. Voi potete poi fare tutte le varianti che vi piacciono di più. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, semplicissimo ma caldo per questo periodo. Se volete potete seguirmi anche su Instagram, Luana Dolci Riflessi. Un bacione a tutti e ci vediamo ai prossimi tutorial.